Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Visto e considerato che nel canale, oltre a fare esperimenti, assemblando PC, Mac e tanto altro, faccio anche dei tutorial, mi sono reso conto che fino ad oggi ho coinvolto soltanto utenti Windows e Mac. Però, così facendo, ho escluso un'altra parte di utenti, e mi riferisco agli utenti Linux. Sì, infatti, oltre ai sistemi operativi Windows, Mac, esistono anche sistemi operativi Linux. Tra l'altro, di quest'ultimo sistema operativo esistono tante versioni. Allora, visto e considerato che installare una distribuzione Linux è veramente molto semplice e soprattutto è scaricabile da internet, oggi vedremo come fare a installare Linux all'interno di un computer con un altro sistema operativo già presente, quindi creando un dual boot. Ma la cosa più bella è che grazie a Linux è possibile scaricare la versione più adatta a noi, quindi è possibile scegliere la versione specifica alle nostre competenze. Più avanti vi faccio vedere come fare a scegliere la versione più compatibile alle nostre esigenze. Però adesso, prima di installare Linux, andiamo a vedere cos'è Linux e come fare a scegliere la versione adatta alle nostre esigenze. Quindi andiamo. Perfetto, per farlo andiamo nel sito di Linux, quindi apriamo Safari, digitiamo Linux, clicchiamo nel primo link e questo è il sito di Linux. Al suo interno possiamo trovare varie voci, tra cui cos'è Linux. Qui abbiamo la descrizione di quello che è il sistema operativo. Ci viene spiegato cos'è Linux. Linux è un sistema operativo, ovvero quell'insieme di programmi essenziali per far funzionare il computer e farci qualcosa di utile o divertente. È un'alternativa a Windows e Mac e può essere installato al loro posto o insieme sullo stesso computer. Questa è una cosa veramente importante. Come dicevo prima, anche Linux è un sistema operativo che può essere installato sia singolarmente in un computer o in un Mac, ma può anche essere installato all'interno di un computer già con un sistema operativo presente. Questo grazie alla possibilità di creare un dual boot. Quindi praticamente grazie al dual boot è possibile all'avvio del computer selezionare quale sistema operativo avviare. Tutto veramente molto semplice. Più in generale, Linux è il primo rappresentante del software cosiddetto libero, free software in inglese, ovvero quel software che viene distribuito con una licenza che ne permette non solo l'utilizzo da parte di chiunque ed in qualsiasi circostanza, ma anche la modifica, la copia e l'analisi. Quindi per capire un attimino cos'è il free software o il software libero basta che clicchiamo qui. Cliccando qui ci dà la definizione di software libero. Il termine software libero o free software in inglese identifica una ben specifica categoria di applicazioni software caratterizzata dal fatto che la licenza d'uso con cui vengono distribuite, quindi il contratto che descrive il rapporto dell'utente nei confronti dell'applicazione stessa e del suo autore, garantiscono sempre almeno 4 libertà fondamentali. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo, libertà di studiare il programma e modificarlo, libertà di ridistribuire copie del programma, libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti. Qui infatti abbiamo una rappresentazione grafica con i 4 punti, quindi usa, analizza, modifica e condividi. Diciamo che questo è il messaggio di Linux. Infatti viene chiamato anche open source, fa parte dei software open source perché il codice sorgente, come possiamo vedere anche qui viene data una piccola spiegazione, il codice sorgente è libero, quindi chiunque può analizzarlo, modificarlo e di conseguenza poi condividerlo. A differenza dei software proprietari che hanno il codice sorgente praticamente nascosto, chiuso, non è modificabile. Quindi a questo punto torniamo indietro. Adesso continuiamo e scopriamo quali sono le versioni di Linux. Allora, per tutti i gusti, Linux è tipicamente usato come termine generico per indicare un sistema operativo con determinate qualità. Nel concreto esistono le distribuzioni. Queste sono raccolte di software libero si intende, selezionato e predisposto per essere installato ed utilizzato nel modo più semplice possibile da parte degli utenti, fornendo una serie di strumenti essenziali per iniziare fin dall'inizio a usare il proprio PC nel pieno del potenziale. Le distribuzioni Linux sono innumerevoli ed ognuna si differenzia dall'altra per la scelta del software installato di default, per le configurazioni iniziali, per essere maggiormente orientate alla facilità di utilizzo o all'ottimizzazione delle risorse del computer. Quindi abbiamo capito che ci sono varie versioni e che Linux fondamentalmente è costruito per adattarsi a quelle che sono le nostre esigenze. Quindi andiamo a scegliere una versione di Linux, vediamo come funziona
Allora, qui in basso abbiamo tutte le versioni di Linux, quindi abbiamo Mint, Elementary, l'Ubuntu, Ubuntu, Fedora, Mageia, qualche nome lo sto sbagliando, OpenSUSE, Debian e Arch. Ok, perfetto. Come facciamo a scegliere quella che è la versione più adatta a noi? Semplice. Qui all'inizio abbiamo un questionario con 4 domande. In base alle risposte che noi andremo a dare, lui ci darà delle risposte, ci darà qui, illuminerà con verde o rosso e ci indicherà più che altro se è compatibile per noi. Vediamo un attimino. Quanto ne sa di computer? Fingiamo di non saperne molto, non molto. Ecco, in automatico, come vediamo qui, abbiamo questi qua, ce li sa già con la prima risposta, ci indica che questi qui, per chi non sa molto di computer, iniziano ad andare bene, mentre questi già sono per chi ne capisce un pochettino in più. Continuiamo. Hai già esperienza con Linux? Mai visto neanche da lontano? Ho qualche amico che lo usa? Sì, lo uso regolarmente. Ho qualche amico che lo usa. Per voi sono io. Ok, vediamo che già esclude questi, mentre ci dà ancora l'ok per Ubuntu e Fedora. Ok, quale tra queste è la tua priorità? Clicchiamo semplicità d'uso, deve essere semplice da utilizzare. Perfetto, è già escluso gli altri, ci dà 3 su 4 Ubuntu. Quanti anni il PC in cui vorresti installare? Nel mio caso ha meno di 2 anni. Perfetto, ecco, così abbiamo trovato quella che è la versione più adatta a noi. Ovviamente qui ci indica questa qui, però naturalmente possiamo vedere che anche questa qui 3 su 4 o questa qui 3 su 4 va bene. Naturalmente se ci sconsiglia questo qui vuol dire che in base alle risposte che abbiamo dato non è, diciamo, la scelta consigliata. Quindi andiamo a cliccare scarica. Perfetto, ci porta nella pagina di Ubuntu, abbiamo varie voci, noi clicchiamo scaricalo subito e qui ci permette di configurare il tuo download, quindi possiamo scegliere la versione, possiamo scegliere se è desktop o server e infine se vogliamo scaricarlo da torrent oppure normalmente. Praticamente, come dicevo all'inizio, grazie a questo questionario è possibile selezionare e scegliere il sistema operativo più adatto alle nostre sia esigenze ma soprattutto alle nostre competenze, anche perché ci ha dimostrato che esistono varie versioni di Linux che vanno da quella più semplice, quindi un'installazione dove è presente un sistema operativo diciamo comune, fino ad arrivare a un sistema operativo dove per compiere alcune operazioni c'è bisogno di molta più competenza. Nel mio caso l'ho già scaricato da Windows, quindi andiamo a vedere come ho creato soprattutto la pendrive per poi installarlo nel computer Windows. Ok, una volta completato il download dovremmo trovare il nostro file in formato ISO. Vediamo un attimino, eccolo qui. Per comodità lo spostiamo nel desktop, ok. Qui possiamo chiudere, quindi il nostro file è questo. Adesso dobbiamo preparare la pendrive per poter fare l'installazione, quindi clicchiamo sul nostro programma Rufus. Ok, riconosce già che c'è una pendrive da 32 giga e creerà un'immagine ISO. Gli diciamo di crearla direttamente dal nostro file. Vediamo un attimino, ok. Apri. Allora, mbr, bios, ok. Questo è il file, il formato della nostra pendrive è questo. Ok, tutto pronto, basta cliccare avvia. Perfetto, gli diamo ok. Allora, diamo sì, vediamo se lo fa in automatico. Ok. Ok, a questo punto ha completato, quindi basta cliccare chiudi. Andiamo a vedere se è stata creata la nostra pendrive avviabile con Ubuntu. Allora, eccola qui, già viene rinominata Ubuntu, quindi dentro ci sono tutti i file, ecco l'autorun, quindi questo qui in automatico all'avvio dovrebbe partire per l'installazione. Perfetto, a questo punto non ci rimane nient'altro che installare Ubuntu nel nostro computer. Quindi, fatte tutte quelle premesse di cos'è Linux, aver scoperto cosa vuol dire open source, software libero, e adesso procediamo con l'installazione all'interno del mio PC Windows, quindi in questo caso all'interno di questo qui. Quindi a questo punto ci spostiamo direttamente all'interno di questo PC e vediamo come fare installare Linux.
Perfetto, questa è l'installazione di Ubuntu, quindi andiamo a selezionare intanto la nostra lingua, nel mio caso italiano. Possiamo provare Ubuntu oppure installare definitivamente Ubuntu. Infatti ci dice è possibile provare Ubuntu direttamente da questo supporto CD senza apportare alcuna modifica al proprio computer, oppure è possibile installare affiancando o sostituendo addirittura il sistema operativo. Considerato che voglio portare altri video su Ubuntu, clicco direttamente installa Ubuntu. Quindi ci dice qual era, in questo caso ci chiede alcune informazioni inerenti alla tastiera e alla lingua, lasciamo italiano, italiano, perfetto, clicchiamo avanti e in questo caso ci chiede di connetterci a una rete, però siamo liberi di farlo anche dopo. Ok, in questo caso ci chiede come vogliamo installare Ubuntu, quali sono i software iniziali. Noi possiamo cliccare direttamente in installazione normale in quanto almeno abbiamo qualche software come possono essere software d'ufficio, giochi e riproduzioni multimediali. Scarica e aggiornamenti durante l'installazione di Ubuntu, quindi ci permette addirittura di scaricare delle versioni più aggiornate o aggiornamenti di software grazie al collegamento del wifi, quindi lasciamo tutto così e andiamo avanti. Ok, qui ci dice ci sta chiedendo come vogliamo installare Ubuntu. Nel nostro caso vogliamo fare un dual boot, quindi vogliamo sia Windows che Linux. Nel caso in cui volessimo installare soltanto Linux, basta cliccare cancellare il disco e installa Ubuntu. Quindi noi diciamo installa Ubuntu a fianco a Windows, ok. Selezioniamo il disco, in questo caso diciamo lo vogliamo installare in questo, perfetto. Ok, adesso indichiamo la nostra località, quindi Roma, avanti, il nostro nome. Ok, quindi clicchiamo Albino, il nome del computer, fa tutto in automatico, scegliere la password. Ok. Ok, perfetto. Una volta inseriti questi dati, e anche il nome del computer volendo può essere cambiato, quindi possiamo inserire Albino, 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 ok, avanti. Adesso qui sta completando sta copiando tutti i file per completare l'operazione di installazione, quindi attendiamo e vediamo cosa succede. Perfetto, a questo punto ci dice l'installazione è terminata, è possibile continuare a provare Ubuntu, ma finché non si riavvia il computer qualsiasi modifica apportata a qualsiasi documento salvato non verrà preservato. Quindi riavvia ora, naturalmente possiamo togliere la pen drive di installazione. All'avvio dobbiamo scegliere se partire con Ubuntu oppure sotto con Windows, quindi nel nostro caso clicchiamo Ubuntu e lui in automatico carica il sistema operativo. A questo punto ci dà il nostro account, quindi diamo l'invio, inseriamo la password. Perfetto, account online, vabbè in questo caso possiamo cliccare salta e questa parte qui andiamo avanti, ok, e aiuta a migliorare Ubuntu. Successivo, tutto pronto, fatto, ok, perfetto. Questa è l'installazione di Ubuntu, quindi in questo momento abbiamo la possibilità di utilizzare Ubuntu. Abbiamo varie impostazioni, qui abbiamo varie icone, Bluetooth, sfondo, possiamo cambiare lo sfondo, quindi a questo punto possiamo mettere anche qualcosa del genere, vediamo, ecco perfetto, molto più chiaro. E possiamo cambiare l'aspetto, quindi proprio come Mac possiamo decidere se fare standard oppure chiaro, in questo caso cambia il colore delle finestre, oppure scuro e cambia completamente tutto. Noi mettiamo lo standard che mi sembra abbastanza carino, poi abbiamo la possibilità di impostare le notifiche, vediamo le varie applicazioni,
Perfetto, siamo arrivati alla fine di questo video. Oggi abbiamo visto come fare a installare Linux all'interno di un altro PC e soprattutto abbiamo visto come fare a scegliere la versione più adatta alle nostre esigenze. Quindi da oggi in poi cercherò di portare più contenuti anche per Linux, quindi automaticamente quando creerò un tutorial per Mac cercherò di capire se è possibile riprodurlo anche per Windows e per Linux. Io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi possa tornare utile, quindi vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale come sempre e attivare la campanellina. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!